La prima domanda te la fa Alexandra, che ti chiede se hai 1 o 2 ricordi belli legati al fatto che tu parli varie lingue. Ok, allora sì, 2 cose da condividere, una è una storia d'amore, l'altra è una storia di amicizia. Noi siamo qua al Gianicolo, che è bellissimo, giusto qua sotto, a Trastevere, che è un quartiere bellissimo di Roma. Mi ricordo che ero seduto in questa piazza che si chiama Santa Maria in Trastevere, dove le persone si riuniscono di solito anche di sera per bere e chiacchierare, e mi ricordo che a un certo punto dietro di me, perché eravamo tutti seduti io con i miei amici, e a un certo punto sento un ruttone gigantesco e che viene da una ragazza, tra l'altro, e mi giro e dico "oh, that's one loud burp" in inglese, no? È un rutto piuttosto fragoroso, e questa ragazza si mette a ridere e mi chiede "ah, ma tu sei americano?" E io gli dico "no, sono italiano", e da lì l'amico che stava vicino è diventato uno dei miei migliori amici, e questo grazie al fatto che ho detto "that's one loud burp" in inglese in quel modo, e poi quindi sono diventato amico. Io penso sempre che siamo sempre circondati di persone che potenzialmente potrebbero diventare i nostri amici. E la storia d'amore invece? E la storia d'amore invece, quando stavo a Praga nel 2007 con 2 amici, a un certo punto stavo nella hall di questo ostello e vedo 3 ragazze francesi che stavano parlando fra loro. Cominciamo a parlare. In quei momenti scatta, no? Gli ho detto "ah, vous êtes française? Siete francesi?" E loro mi hanno chiesto appunto "ma tu sei francese? Ma perché parli francese bene?" bla bla bla, e una di queste ragazze è diventata la mia ragazza per 5 anni, quindi è stato molto romantico. Esatto. E molto bello grazie al francese e all'inglese. Allora, la seconda domanda invece viene da Ilia e ti chiede se la tua personalità cambia in base alla lingua che parli. Allora, io rispondevo sempre di sì, cioè dicevo sempre che mi sento diverso quando parlo un'altra lingua, ma secondo me non è proprio così, nel senso che secondo me quello che succede è la seguente cosa. Immaginatevi, io uso sempre questa metafora, la metafora del prisma. Il prisma viene colpito da una luce e si vedono le componenti primarie del prisma. Parlare tante lingue per me è come mostrare i diversi lati della mia personalità, quindi sono sempre io, però la mia personalità è filtrata attraverso la cultura e il suono della lingua. Allora, la terza domanda è: consiglieresti di imparare più lingue contemporaneamente? Io normalmente sconsiglio di imparare 2 lingue allo stesso tempo, perché più lingue si imparano allo stesso tempo e più tempo e energia dovresti impiegare. Io sono dell'idea che se vuoi imparare una lingua la dovresti imparare tutti i santi giorni, quindi farne 2 tutti i santi giorni è difficile, punto primo. Punto secondo, se hai tempo da investire nell'apprendimento delle lingue, hai un'esperienza sempre nell'apprendimento delle lingue e diciamo non scegli 2 lingue che sono troppo simili come l'italiano e lo spagnolo, il tedesco e l'olandese, il russo e il polacco, allora potrebbe anche andare bene. Quindi la risposta è dipende da tutta una serie di circostanze. Una cosa importante da evidenziare è che io sconsiglio comunque di imparare 2 lingue troppo simili, perché di solito confliggono nella tua testa. Esatto. Perché hanno strutture simili, quindi il tuo cervello va a pescare strutture simili e poi tu ti ingarbugli tutto mentalmente. E questo mi porta in realtà alla quarta domanda. Allora, come fare appunto per non confondere lingue della stessa famiglia? Diciamo che in generale, per evitare di confondere 2 lingue che sono simili, quello che faccio è la seguente cosa: imparo una lingua sempre ad un livello che mi permette di identificarmi con quella lingua. Finché non hai costruito quello che io definisco un nucleo linguistico, non passo a un'altra lingua simile. Se io imparassi da zero sia lo spagnolo che il francese sarebbe un disastro, punto primo. Ma se io per esempio emigro in Spagna e già conosco il francese e parlo lo spagnolo tutti i giorni, l'errore da evitare è dimenticarsi il francese non usandolo mai. Quindi la risposta è: se vuoi non confondere le 2 lingue, primo devi stabilire 2 identità differenti. Per evitare anche di perderle dovresti cercare di usare tutte e 2. Nella nostra testa ci sono 2 meccanismi, quello di immagazzinamento e quello di recupero. Quando parli poco una lingua, quel robottino che va a prendere le informazioni si rompe e quindi non ti vengono più le parole in quella lingua. E poi
un'altra cosa che faccio per evitare di confonderle è sostanzialmente stabilire un'identità precisa in ogni lingua specifica. Un'altra domanda è: come fai a trovare persone con cui parlare le varie lingue? Di persone ce ne stanno ovunque, qua ne passano a frotte. Sì, Però la domanda era consigli per una persona introversa. Ecco, sì, perché io parlerei a chiunque, cioè io mi giro e parlo. Però mettiti nei panni di una persona che è molto timida e introversa. Come si fa? Anzitutto vorrei premettere questo: io non so se credere al fatto che ci sono persone introverse o estroverse, o meglio, ci sono sicuramente persone che sono più timidi di altre, però il consiglio base è che anche io ero timido, non sembra, ma ero abbastanza introverso. Secondo me l'esperienza cambia le persone. Ovviamente per cambiare dovresti un minimo buttarti. Per le persone particolarmente timide quello che consiglierei di fare è fare le cose per gradi. Ho letto di recente in un commento che mi ha colpito di una persona che ha scritto: sono così timida che l'idea anche di assumere un insegnante su una piattaforma mi terrorizza. Io invece direi che quella è l'opzione che uno potrebbe scegliere, e cioè adesso attualmente ci sono un sacco di piattaforme che puoi utilizzare per cercare un insegnante che ti vada a genio, e questo insegnante che ti va a genio lo puoi vedere una persona che parla, presentarsi, puoi vedere le recensioni che vengono lasciate dalle altre persone. Se ti dà fiducia, secondo me dovresti prendere il coraggio a due mani e fare una prima conversazione di 15-30 minuti con questa persona. Non è difficile, sarai su Skype, sai a casa tua, puoi riattaccare quando vuoi. Se sei nel panico, attacca e dici che dovevi andare di corsa al bagno. Però eviterei di buttarsi in situazioni che ti stressano troppo, quindi prendere prima una situazione in cui puoi gestire questa conversazione. Non devi per forza parlare nella lingua madre, anche per rilassarti se sei americano puoi parlare in inglese, se invece parli un'altra lingua parli nella tua lingua madre a quella persona. Se quella persona parla quella lingua è importante avere una lingua di tramite, se possibile ti rilassi, cominci a dire le tue prime parole, appuntatevi magari prima di parlare qualcosa di cui volete parlare. Voglio parlare di questo, questo e questo, in maniera tale che sapete di cosa parlate, perché se no... Come avanzare da un livello B2 a un livello C1? Perché spesso ci si trova bloccati, no? Tra vari livelli. Adesso noi parliamo di livelli per facilitare un po' la conversazione, per avere dei punti di riferimento. Come si fa? Esatto, come si fa? Come si fa, Anna, avanti? Come si fa ad andare avanti? Traduzione in italiano, andare romanesco. La domanda è un po' complessa, richiede un po' di articolazioni, ma cercherò di andare al punto. È normale, innanzitutto quello che hai detto tu è molto interessante. Usiamo i livelli A1, B2, C2 come riferimento, ma sono etichette. In realtà lo spettro dell'apprendimento è uno spettro continuo. Non è che tu salti da una zona a un'altra e improvvisamente fai ero A2 ieri, oggi sono B2. B2 significa, per dare un riferimento, che uno parla la lingua fluentemente, cioè con disinvoltura, ma questo non significa che hai una padronanza totale della lingua, anzi lungi dall'aver raggiunto un livello madrelingua. Il consiglio che do è molto semplice: tutti si trovano prima o poi a avere l'impressione di essere rimasti incastrati, bloccati in un certo livello. Non vi preoccupate del fatto di ma quando è che raggiungo il livello successivo? Perché se continuate a lavorare ci arriverete, a patto che ogni volta che studiate una lingua, imparate una lingua, avete in mente di fare qualcosa di leggermente diverso da quello che avete fatto il giorno prima. Ci sono due tipi di pratiche: la pratica normale e quella deliberata. La pratica normale è semplicemente, per esempio, per lo speaking, ok, vado su Skype e faccio una conversazione, oppure parlo con te in francese, parliamo per il gusto di parlare, cose che faresti normalmente quando si tratta di parlare, leggere, eccetera eccetera. Poi però c'è la pratica deliberata, un concetto inventato da un signore che si chiama Erickson, che consiste nel usare la lingua, questo vale per tutte le abilità ma in particolare per l'apprendimento delle lingue, usare la lingua in maniera tale da progredire. Un esempio concreto: se io e te parliamo in francese tutti i giorni così, certo migliori un po' perché è comunque pratica, ma se io e te ci mettiamo su Skype oppure facciamo una lezione one-on-one e tu decidi prima di cosa parlare, poi ti cerchi le parole, mi fai un discorso, io ti do il feedback, ti correggo qui e lì, tu riascolti quello che hai fatto, ti autocorreggi, ci lavori sopra. La pratica deliberata significa registrare, prepararsi, è un lavoro in più che ovviamente richiede una certa energia mentale, ma ti
ti spinge dove tu rimani incastrato. Quindi quello che io faccio con le lingue è lavorare poco tutti i giorni ma mirato. Quindi lo faccio con l'ungherese, lo faccio con il greco 2 volte a settimana, Sì. però quando faccio quei 30 minuti sono 30 minuti fatti bene, con una preparazione previa. Un lavoro consapevole. Bravissimo. Siamo arrivati all'ultima domanda. In realtà non è una domanda, È un'affermazione. è Il cielo è un'affermazione, azzurro. esatto. Allora, l'input e l'output, Mhm. l'importanza dell'equilibrio nell'apprendimento. La base dovrebbe essere l'input, perché più input fai e meglio è. Non puoi far uscire qualcosa se prima non entra nelle orecchie, giusto? Esattamente. Grazie a internet l'input lo puoi prendere ovunque, qualsiasi cosa che Sì. ti viene in mente. Parlare o scrivere è un po' più difficile, perché per parlare puoi sempre parlare da solo, che è un ottimo consiglio, però parlare con qualcuno significa avere un'interazione significativa e quindi importante. Direi che la risposta è: dipende dalla zona di apprendimento in cui sei. Se sei un principiante io farei l'80-90% di input, se sei intermedio comincerei a fare una 70-30, sempre 70 di input e 30% di output. L'input è la cosa fondamentale, l'output una volta che cominci a parlare poi dipende da te. Se vivi nel paese parlerai un sacco, se non vivi in quel paese parlerai di meno, dipende dalle circostanze. Perfetto. Grazie. Prego. Grazie per aver Prego. risposto a queste domande. È stato un piacere. E spero che sia utile per voi, spero che sia utile sia per quanto riguarda il contenuto, sia per, diciamo, fare un piccolo esercizio di ascolto. E vi abbiamo messo alla prova perché abbiamo scelto un posto molto trafficato. Baci e abbracci da Gianico. Ciao. Ciao.